Ciao a tutti, oggi voglio fare un video. Avevo già fatto un video sull'assicurazione sanitaria, sull'importanza dell'assicurazione sanitaria che trovate nel mio canale, ma in questo video specifico voglio un attimo dare delle indicazioni semplici su come scegliere la migliore assicurazione sanitaria nel cane e nel gatto. Velocemente cerco di dirvi perché è necessario cominciare ad assicurare i propri cani e i propri gatti, ed il motivo è quello di essere fondamentalmente protetti, in modo tale che essendo che alcune procedure, molte procedure possono essere molto costose per i proprietari, avere uno strumento che vi copre quando succede il problema grosso è molto importante. Fino a poco tempo fa non esisteva un'assicurazione, io dico serie, secondo me. Adesso cominciano ad esserci, quindi adesso è il momento fondamentalmente di iniziare a pensare all'assicurazione del proprio cane e del proprio gatto, per avere, ripeto, uno strumento utile e che vi serva. Però ci sono veramente tantissime tipologie di assicurazione e io in questo video voglio dirvi come scegliere l'assicurazione migliore. Non farò pubblicità di nessun tipo di assicurazione, però voglio darvi questi punti in modo tale che quando dovete scegliere l'assicurazione sanitaria, non l'RC, la sanitaria, per il vostro cane e per il vostro gatto, se non ci sono queste caratteristiche non sceglietela, perché è uno strumento che vivete a metà, anche se magari risparmiate 40 euro all'anno, non ha nessun senso. La prima caratteristica che deve avere un'assicurazione è quella fondamentalmente che voi dovete prendere il prospetto della vostra assicurazione e dove c'è scritto le esclusioni, cioè che cosa non copre. Io consiglio sempre di portare il prospetto al vostro medico veterinario per capire che cosa copre e che cosa non copre, perché il vostro medico veterinario sa i costi degli interventi, sa quanto costa un certo tipo di intervento, un certo tipo di procedura, e sicuramente vi può dare una mano. Quindi escludere quelle assicurazioni che praticamente non coprono determinate interventi molto costosi. Per esempio, tutte le assicurazioni che non coprono la rottura del legamento crociato, le ernie, quelle fondamentalmente non vanno prese in considerazione, perché l'ortopedia è fondamentalmente la neurochirurgia, l'ortopedia è essenzialmente le procedure, diciamo, più costose in medicina veterinaria, diciamo, insieme all'oncologia. Quindi anche, ripeto, l'oncologia deve esserci dentro, quindi l'asportazione di neoformazioni. Molto spesso esistono in commercio assicurazioni che già coprono queste cose, mentre molte non le coprono. Quindi se già queste cose non ci sono, io non assicurerei il mio cane, perché poi quando ti capita il problema non sei coperto. Invece voi dovete essere ben coperti. Ripeto, non bisogna stare a guardare il costo dell'assicurazione, o meglio, ripeto, io faccio questo video perché chiaramente ho già visto una serie di assicurazioni, ho visto che alcune ce le hanno, quindi non è che non ce le ha nessuno ed è improponibile. Questo video serve anche per spingere le assicurazioni a fare assicurazioni serie, in modo tale che i proprietari poi siano assicurati decentemente. L'altra cosa importante è fondamentalmente quanto vi copre all'anno. Questo è importante perché ci sono assicurazioni che coprono veramente poco, 1000 euro all'anno. Per carità, magari non vi succede nulla, però se succede qualcosa che costa 2000-3000 euro, è un'assicurazione che voi... Esistono assicurazioni che adesso cominciano a coprire 3000-5000 euro all'anno, non è la stessa cosa, quindi tenete sempre chiaramente il premio assicurativo più alto possibile, ripeto, perché vi aiuta. Ripeto, una neurochirurgia, un'ortopedia importante possono tranquillamente arrivare a cifre importanti. Poi esistono assicurazioni che coprono tutto, dalla visita all'intervento chirurgico, ma anche dalla visita al ricovero, quindi coprono anche la malattia, e anche quello è molto importante, perché ok, l'intervento chirurgico, che per carità è molto costoso, però un animale magari ha la necessità di essere ricoverato 1 settimana, 2 settimane, e i costi di queste 2 settimane sono comunque importanti. Quindi
cominciare ad avere un'assicurazione che non copre solo esclusivamente se c'è l'intervento chirurgico, ma che copra anche la malattia, anche il ricovero. Quindi questi sono i punti fondamentali. Quindi il premio deve essere più alto possibile, deve coprire la maggior parte degli interventi, delle patologie, e fondamentalmente deve coprire anche non solo se c'è l'intervento chirurgico, ma anche in caso di malattia o ricovero. È molto importante. Concludo questo video semplicemente dicendo una cosa, perché quando vedo le pubblicità delle assicurazioni nei vari social, vedo nei commenti che dice: ma il mio cane a 11 anni non viene assicurato, perché effettivamente nella maggior parte dei casi i cani, superata una certa soglia, non accettano la prima assicurazione. Questo è molto importante, perché sennò c'è molta confusione. Cioè se voi avete un cane di 8 anni e lo assicurate oggi e poi lo mantenete assicurato, loro ve lo assicurano anche a 12, 13, 14, 15 anni. È la prima volta che non ve lo assicurano. Cioè la maggior parte delle assicurazioni, questo penso che è legato fondamentalmente a una scelta puramente di gestione, perché sanno perfettamente che se tu lo assicuri a 13 anni è sicuramente un problema, mentre invece se lo assicuri a 8 anni inizialmente non hai un problema. Questa è la spiegazione semplice. Però ricordatevi che non è che non ve li assicurano poi quando hanno 12 anni. Se tu il cane lo assicuri a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, 4 anni, quando arrivi a 13 anni lo mantieni assicurato, ve lo coprono. È la prima volta che lo assicurate, che non deve avere i 10 anni. E poi è molto importante per il discorso delle assicurazioni stare attenti anche a come prendete i cani, perché c'è ancora tanta gente che prende i cani a caso, e questa cosa le assicurazioni giustamente in quel caso lì si parano un po', perché chiaramente rischiate sempre di prendere animali che non sono controllati, che li fanno nascere, non ci sono controlli, li vendono su subito.it o su altri siti dove non c'è un controllo sul cane, e quindi chiaramente questa cosa, le malformazioni cardiache, tutte, cioè dovete stare attenti soprattutto se comprate un animale, ma anche quando ve lo regalano, cioè bisogna avere un'importanza. Ne parlerò anche sul video sull'abbandono, ne avrò già parlato sul video dell'abbandono di questa cosa, perché è molto importante, perché ancora oggi si prende il cane come un oggetto. È vero che la legislazione italiana lo definisce fondamentalmente come una proprietà, però noi dobbiamo un attimo cercare di essere più intelligenti e andare oltre quello che dice la legislazione italiana. Prendere un cane come un oggetto non è la stessa cosa di un oggetto, perché l'oggetto non lo usi, lo butti, il cane no. Quindi attenzione, questo è molto importante, perché ancora oggi c'è troppa superficialità, secondo me. Quando si decide di avere un animale non si pensa, non si rifletta, non si agisce, che tipologia di vita faccio, cioè è tutto molto ancora incasinato. Comunque questo non c'entra niente con l'assicurazione, mentre invece l'assicurazione sanitaria è uno strumento importantissimo per voi, per il vostro cane, perché vi capita il problemone e non dovete entrare in panico perché non avete i soldi, e invece avete un'assicurazione che vi copre, a volte coprono l'80% per capirci, quindi capite che è uno strumento fondamentale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete interessati a seguire questo canale, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di lasciare un commento se avete delle curiosità a cui risponderò poi in un altro video. Un saluto a tutti e alla prossima.